Bentornati nella soffitta più pettegola e spudorata del web. Qui non si parla di cronaca qualunque, qui si parla di cronaca vera. Il giornale che, prima ancora che esistessero le fake news, già faceva scuola su come rendere vera anche la fantasia più assurda. Altro che social, altro che clickbait. Cronaca vera era l'internet su carta, con titoli in rosso grosso quanto un cartello stradale e copertine che ti fissavano dall'edicola con lo sguardo malizioso di una pin-up in mutandine e la scritta sopra: donna rapita dagli alieni, torna incinta di un marziano. Oppure moglie tradisce il marito col fantasma del suocero. E tu, diciamoci la verità, la compravi. O almeno la sfogliavi per curiosità giornalistica, vero? Negli anni 70 e 80 cronaca vera era ovunque. Nelle case, nei bar, persino dal barbiere, che la leggeva con la stessa devozione con cui leggeva la Gazzetta dello Sport. Un settimanale capace di mescolare omicidi, miracoli, apparizioni della Madonna e racconti piccanti. Il tutto raccontato con un tono così drammatico che ti veniva voglia di accendere una sigaretta anche se non fumavi. Fondata nel 1969 da Sergio Garassini, il genio che aveva capito che in Italia la gente voleva emozioni forti a basso costo. E così nacque lei, stampata su carta che sembrava carta igienica, ma con storie che ti restavano addosso più di un profumo Chanel. In un'Italia che ancora si scandalizzava per una scollatura in TV, cronaca vera spalancava le porte del peccato con 200 lire. Ogni copertina era un piccolo capolavoro del trash artistico, una ragazza in posa maliziosa, un titolo urlato in rosso e sottostorie di sangue, amori proibiti, UFO e fantasmi di paese. Il tutto condito da foto in bianco e nero che parevano scattate con la Polaroid del parroco. Eppure, quella rivista era un riflesso perfetto dell'Italia dell'epoca, un paese che stava scoprendo il divorzio, l'emancipazione sessuale e le corna come sport nazionale. Cronaca vera raccontava tutto: i delitti passionali, i mariti gelosi, le mogli troppo moderne, le suocere perfide, le apparizioni di Padre Pio sulla lavatrice e, giuro, pure gli avvistamenti UFO in provincia di Pavia. Altro che X-Files. Era X Cassano Dadda. Ma il segreto del successo era la forma. Niente linguaggio giornalistico, qui si scriveva come si parlava al bar, con frasi tipo «lei lo amava, ma lui preferiva la cognata». Oppure «dopo aver visto la Madonna nel forno a microonde decide di cambiare vita». Una lettura perfetta per chi voleva commuoversi, indignarsi e farsi un po' gli affari degli altri. E c'erano anche le rubriche, lettere dal carcere, i misteri del sesso, voci dall'aldilà, un avvocato al vostro servizio, praticamente un precursore di Facebook, dove tutti raccontavano la propria vita senza filtri, ma con tanto di nome, cognome e foto di repertorio. Altro che privacy. E le copertine? Le copertine di cronaca vera sono un patrimonio dell'umanità, con quelle ragazze in posa sexy accanto a titoli tipo «La moglie lo tradisce col salumiere, lui scappa con la suocera». Una miscela irresistibile di eros e dramma, che oggi farebbe impallidire anche le copertine dei rotocalchi digitali. Ma non era solo cronaca nera o gossip. Cronaca vera è stata anche il laboratorio di tutto ciò che oggi chiamiamo disinformazione di massa. Altro che terapiatisti, loro avevano già tutto: alieni, scechimiche ante litteram, complotti, reincarnazioni, possessioni demoniache, preti indemoniati, santoni miracolosi e donne rapite dagli UFO. Tutti raccontati con la stessa solennità con cui il TG1 parla del PIL. Se ci pensi, cronaca vera è la mamma di internet. Solo che invece di Facebook c'era il barbiere, invece di TikTok c'era la signora che commentava «Hai letto quella che partoriva 2 volte al mese?» E invece di Twitter bastava la rubrica «I vostri problemi». Certo, non mancavano le polemiche. I moralisti gridavano allo scandalo, i giornalisti seri storcevano il naso e qualcuno la definì il giornale degli orrori. Ma sai che ti dico? Cronaca vera ha raccontato un pezzo d'Italia che altrimenti nessuno avrebbe raccontato. L'Italia dei bar, delle chiacchiere, delle tragedie vere e delle fantasie collettive. E lo ha fatto con la stessa passione di una telenovela sudamericana, solo più verace. E poi, diciamocelo, tutti, almeno una volta, l'abbiamo sfogliata. E chi dice di no, mente come in un titolo di cronaca vera. E voi, soffittari miei, ricordate quando la vedevate in edicola, lì accanto a Grand Hotel e a oggi, con quelle copertine che ti chiamavano come una sirena del trash? Avete mai comprato un numero per caso? Dai, confessatelo nei commenti. E come sempre, se vi è piaciuto questo viaggio nel giornalismo più strampalato, pruriginoso e geniale della nostra storia, lasciate un bel like
e iscrivetevi alla Soffitta di Pippo. Così non vi perdete nessuna delle nostre esplorazioni tra dive, scandali e alieni in camicia hawaiana. Perché ricordate ragazzi, prima delle fake news c'era Cronaca Vera. E quella, almeno, profumava di inchiostro e peccato. Cronaca Vera, la notizia che non sapevi di voler sapere. Se questo video ti è piaciuto non dimenticare di lasciarmi un like e di condividere. Iscriviti alla Soffitta di Pippo per rimanere sempre aggiornato sui miei contenuti. Noi ci vediamo alla prossima, sempre qui, sempre sulla Soffitta di Pippo. Ciao!